Utilizziamo il bollito del giorno prima e prepareremo un'insalata di bollito con l'insalata russa, che prenderà una forma nuova questa insalata russa. Carote, scavino petit pois, e tagliamo le nostre carote per ottenere dei piselli di vegetale. La misura è quella di un pisello extra fine. Vado a scavare quindi il nostro vegetale per ottenere una quantità di piselli necessaria all'esecuzione. L'altro elemento che compone la preparazione è una patata, quindi la patata la vado a scavare anche lei, e a differenza della carota la vado ad inserire in un poco di acqua. Il pezzo è piccolo e quindi tenderebbe a imbrunire con rapidità. Quindi arrivati a un certo punto elimino la parte scavata e vado a scavare un altro strato. Facciamo un altro passaggio e andiamo a terminare l'operazione. Abbiamo carote e patate. L'altro elemento che mi sono preparato è una rapa rossa. La rapa rossa è già cotta, è stata cotta sotto vuoto in modo da mantenerne questo colore così forte, intenso, e vado anche lei a scavarla. Andiamo ad aggiungere un goccio d'acqua alla nostra rapa in modo che la parte superficiale di liquido rosso si espande nell'acqua. Prendiamo una parte di base di pomodoro, aggiungiamo un po' di sale e con una piccola frusta andiamo a mescolare in modo da far sciogliere il sale e poi aggiungiamo un cucchiaio importante di senape, poi mescoliamo la senape, andiamo a tirarla un paio di volte nella macchina del sottovuoto in modo da eliminare l'aria che ha incorporato, poi andremo ad assaggiarla. Se ha una buona acidità, togliendo tutta l'aria dalla salsa, facciamo sì che diventi più brillante e più intensa di colore. Il passaggio che dobbiamo fare tutte le volte che eseguiamo una salsa è quello di filtrarla. Quindi andiamo a filtrare la nostra salsa in modo da, diamo una sciacquata anche questo, andiamo a filtrare la nostra salsa in modo da ottenere un prodotto corretto, a posto. La senape, essendo pasta, tende ad addensare un po' la preparazione. Abbiamo ottenuto la nostra base di pomodoro. Deve ricordare la salsa rubra
ma non deve essere una salsa ruga. Controlliamo lo sviluppo e quindi siamo pronti. In una piccola casseruola inseriamo poca acqua, aggiungiamo le carote, in un'altra casseruola inseriamo le patate e in un'altra casseruola aggiungeremo i piselli. Facciamo cuocere per qualche minuto, giusto il tempo per originare, diciamo, la base della nostra guarnizione. Aggiungiamo anche un pizzico di sale in tutte le 3 ciotole, tutte e 3. Vado a togliere la carne, sono 2 pezzi diversi. Le patate devono cuocere un po' di più, i piselli una volta che fissano i colori possiamo anche toglierli, le carote devono diventare morbide ma non devono perdere la loro energia. È stato raffreddato nel fondo di cottura, nel proprio fondo di cottura, la carne, quindi il nostro manzo, quindi mantiene quella sua qualità. Vado a pesare 2 grammi di agar agar, e vado ad aggiungere all'agar agar circa mezzo litro di liquido, ovviamente già filtrato. Dovremo filtrarlo ancora, ma è importante averlo già in parte filtrato. Aggiungiamo il brodo di cottura. Anche questo lo acidifichiamo leggermente per dare il sapore. Ancora un poco. E lo portiamo a cottura. Togliamo i nostri piselli, lasciamo cuocere ancora un po' le carote e le patate. Le carote anche loro vanno in questo caso insieme ai piselli, perché ormai non hanno più possibilità di lasciare sapore. Mettiamo il bollore e anche la patata, possiamo aggiungerla alla nostra base e ottenere la base classica di una insalata russa. Questi vegetali sono molto caldi, quindi vanno raffreddati e li posizioniamo quindi in ambiente freddo in modo da raffreddarsi. Facciamo raggiungere l'ebollizione al nostro fondo con l'agar agar.
Una volta raggiunta l'ebollizione andiamo a filtrarlo e poi lo andiamo a posizionare, anzi lo posizioniamo in una bacinella in modo da dargli uno spessore un po' più alto e non così basso. Otterremo quindi dei dischi e quindi possiamo cominciare a, tra virgolette, disporre gli elementi che sono la base della preparazione. Quindi avremo la maionese, la nostra salsa di pomodoro e gli elementi che sono gli elementi di accompagnamento, i vegetali. Dobbiamo asciugare la barbabietola in modo che non rilasci troppi colori sulla preparazione. Quindi vado a inserire la barbabietola su una placchetta, eliminando il liquido, con un poco di olio extravergine in modo che divenga lucida e brillante. La maionese aggiungiamo un poco di acqua in modo da renderla più fluida. Due salse d'accompagnamento. La prima salsa andiamo a disporla già nel piatto piano, rendendola stesa, quindi la facciamo scorrere sul piatto. Abbiamo due parti di carne diversa, quindi otteniamo due tipologie diverse di carne nello stesso piatto. Andiamo a disporre le carni in modo distanziato, tipologia per tipologia, in modo da avere anche delle sensazioni gustative differenti. Come vedete, una è molto più intensa. Mettendola in questo modo diamo un minimo di movimento alla preparazione. Andiamo a sparpagliare le barbabietole rosse, andiamo a posizionare un po' di salsa. Come vedete, i colori fondamentalmente sono diversi, ma lo sarà anche il gusto. E andiamo a posizionare anche la salsa maionese in superficie con delle goccioline molto piccole. Mettiamo le salse adesso perché così riusciranno anche a fermare i vegetali che stiamo raffreddando. Diamo le gocce e quindi aggiungiamo la nostra russa per dare colore alla preparazione. Gelatina che andiamo a tagliare a mezzaluna e andiamo a posizionare come se fosse il liquido di accompagnamento con un suo gusto e una sua
bellezza.